Parole che illuminano l'anima sono più preziose dei gioielli, eh. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi parliamo d'amore, andando a vedere la testa e il cuore, quindi le intenzioni, cosa vuole fare, i prossimi passi, che dir si voglia, me l'hanno suggerito, e i sentimenti, quindi che tipo di sentimenti ha, se amore, amicizia o magari un qualcos'altro. Sapete che il video vale da quando lo vedete, a prescindere dalla data di pubblicazione, ed è un interattivo, quindi come tale va considerato. Aggiungo ancora queste carte e gli oggettini. Per la variante numero 1 mettiamo le piramidi, che simboleggiano il progresso. Variante numero 2, infinito, che rappresenta l'eternità. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 col quarzo rosa, che rappresenta le emozioni. Focalizzatevi bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini, come preferite voi. E subito dopo la sigla andiamo a vedere la testa e il cuore del tuo amore. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Piramide, suerte per te. Andiamo a vedere testa e cuore del tuo amore. Prima però vado a darti 4 numeri che possono ricordarti il tuo amore. Magari una data, il numero di telefono, o li vedi ripetersi spesso. Possono anche essere numeri fortunati. 7, 43, 58 e 11. 7, 43, 58 e 11. E non a caso questa è la carta dell'innamorato. Guarda come rispondono le carte. Ti parlo del tuo amore adesso. Tuo amore è... lo vedo coi capelli scuri e gli occhi scuri, castani. Ed è di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potrebbe anche essere di un segno d'aria, gemelli, bilancia e acquario, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Guardalo qua il tuo amore. Io me lo vedo così. Ha un fascino, questa persona ha occhi scuri, capelli scuri. Il tuo amore potrebbe essere più giovane di te, oppure dimostrare meno anni dell'età che ha, o essere una persona anche un pizzico immatura, sotto certi aspetti. È un gran lavoratore, pensa spesso e volentieri al lavoro, vuole realizzarsi, e quindi lo vedo molto focalizzato sul suo lavoro, o comunque nel realizzarsi in un qualcosa qua. E il tuo amore potrebbe avere dei figli o essere molto coinvolto con quello che è la sua famiglia, i parenti, e dare molto seguito al suo contesto familiare. Ti vedo spesso e volentieri sulla difensiva con rispetto al tuo amore. Perché? Perché sei in attesa, secondo me, che vada a cambiare un qualcosa, o che lui comunque possa cambiare un pochino, che so, il suo modo di fare, perché qua, te l'ho detto, lo vedo un po' immaturo, che possa cambiare, che ci sia con questa carta un cambiamento di un atteggiamento o di una situazione che a te risulta un tantino pesante. Con il tuo amore ci vedo comunicazione, ma penso che di recente possiate aver avuto una discussione, se non addirittura una chiusura qua, con questa torre, un fatto inaspettato, un qualcosa deve essere successo. O nella vostra relazione ci sono spesso e volentieri delle discussioni, però io qua ci vedo tanto una chiusura probabilmente, o un qualcosa che tu non ti aspettavi e viceversa anche lui. E il tuo amore, te lo ripeto, è un qualcuno
che pensa troppo al lavoro, potrebbe anche essere potrebbe anche avere un lavoro improprio, o comunque di responsabilità per altre persone, e quindi lo vedo molto focalizzato sulla sua professione. Cosa c'è nella sua testa? Piace anche, farsi vedere, essere guardato. Deve essere un qualcuno, una bella persona, che ha un fascino. Nella sua testa, che cosa c'è? Ci sei tu, sì, però qua le carte indicano, che è un qualcuno che, come ti ho detto prima, essendo molto focalizzato su quello che è la sua realtà, il suo contesto lavorativo, ci metto dentro anche la famiglia, madre, padre o comunque il suo contesto, quello che è, tende a dare un po' la priorità, ecco, a queste cose, spesso e volentieri, ma io ci vedo tanto più il lavoro. Potrebbe fare un lavoro a contatto col pubblico, ed essere molto, concentrato, troppo, sul suo lavoro, su quello che sono le sue cose. Vi vedo qui barcamenarvi un po', perché cosa c'è nella sua testa? Innanzitutto nei tuoi confronti io ci vedo una gran bella passione, un'attrazione, ed è un qualcuno che non potrebbe stare senza di te, ma allo stesso tempo, come ti dicevo prima, ci sono anche altre cose nella sua testa, non ci sei solo tu. E quindi ci si barcamena un po'. C'è questo e c'è anche la piramide. E probabilmente il fatto che tu stia sulla difensiva è dovuto anche a questo. Forse ti senti un po' messa in secondo piano da questo amore, tanto da aver pensato di voler cambiare strada, dargli un po' le spalle, vedere cosa succede. Aspettiamo un cambiamento, proviamo a dare le spalle, vediamo se questa persona cambia. No, non cambia. La sua testa è così. Nella sua testa io ci vedo questo, ci vedo la piramide, ma ci vedo anche tutto il resto. Cosa c'è nel cuore del tuo amore? Che sia proprio innamorato nel vero senso della parola, faccio fatica a dirtelo e ti spiego il perché. Perché questa è una persona, come ti ho già detto prima, non voglio ripetermi, che vuole bene alla piramide, ci tiene a te, non potrebbe fare a meno di te, ma allo stesso tempo non può fare a meno anche di altre cose. Quindi ti vuole bene, c'è un'attrazione, questa passione, vedi? Che se per un periodo non è stato così, che qua io ce la vedo, non si può fare a meno di. Quindi l'attrazione ce l'ho tutta, ti vuole bene, però c'è la piramide e c'è anche un qualcos'altro, ci si barcamena un po'. Forse tiriamo avanti così, perché va bene così. E ti parlo di tirare avanti, anche se sotto certi aspetti, alla lunga per te potrebbe diventare un peso, Comunque io qua ci vedo una continuazione e, come ti ho già detto, ti vuole bene a te, vuole anche tanto bene a se stesso. Questo è quello che c'è nella testa e nel cuore del tuo amore. Vi vedo continuare, o nel caso ci sia stata una chiusura con questa torre, perché è possibile, questo è un interattivo, quindi vale per tante persone, lo sapete. Io ci vedo
una ripresa, se ci siamo dati le spalle per vedere un po' cosa succedeva, chi lo sa, c'è una ripresa qui e andiamo avanti. Questa è una persona che ti vuole bene e non potrebbe fare a meno di te. Ti considera una sua conquista, sei una sua conquista, e viceversa lui lo è per te. Vi siete conquistati a vicenda. Se questo imperatore cambiasse un pochino il modus operandi, scusa, sarebbe perfetto. Ecco, questo. Solo che l'imperatore ha la testa dura come il marmo, lo sappiamo. E allora, questo è quello che c'è nella sua testa, Vediamo se riesco ancora a dirti un qualcos'altro. Ma con questo imperatore, se non puoi fare grandi cose, sappi che puoi farne anche di piccole, ma in un modo fantastico, perché, ripeto, è un qualcuno che non può fare a meno di te e allo stesso tempo di tutto il resto. Io ci vedo questo: passione, attrazione, ti vuole bene, che sia proprio innamorato, no. Vedo innamorato tanto di quello che fa, anche di se stesso, e poi c'è anche la piramide. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o no. Pensa a questa domanda e vediamo cosa ti dicono gli arcani maggiori per la piramide. Il giudizio, il sole è una giustizia. Qui la risposta è un sì. Riceverai delle notizie da qualcuno, una chiamata, forse le stai aspettando e sono molto positive con questa carta del sole, e con questa giustizia andiamo a trovare un equilibrio. È una risposta molto positiva con rispetto alla domanda che hai fatto. Se hai chiesto per i sentimenti, si va a riequilibrare qua una situazione, ci sono dei sentimenti e la giustizia mette d'accordo tutti. Penso che tu mi abbia capita. E se hai chiesto per una qualsiasi altra cosa, anche un qualcosa di legale o una risposta che devi ricevere da qualcuno, è un sì. Quindi è un sì per la piramide. E con questa carta del giudizio mi viene anche da dirti questo: siccome il giudizio ci indica anche parole, notizie, un qualcosa che riceverai da qualcuno, sappi che le parole che illuminano l'anima sono più preziose dei gioielli. Penso che tu mi abbia capita. Qui c'è qualcuno che parla, che deve dirti un qualcosa. Adelante, piramide. Infinito, suerte per te. Andiamo a vedere la testa e il cuore del tuo amore. Prima però vado a darti 4 numeri che potrebbero ricordartelo, magari una data, il numero di telefono, o li vedi ripetersi spesso, possono anche essere numeri fortunati. 13, 62, 76 e 16. Questa è la carta del regalo. Dovrebbe averti fatto di recente un regalo, questo amore. Adesso andiamo a vedere chi è. Per l'infinito. Tuo amore lo vedo coi capelli chiari, castano chiari, occhi castani. È di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potrebbe anche essere di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci,
o avere l'ascendente in uno di questi segni. Il tuo amore, io qua ci vedo incontri, è una persona che conosci già da tempo, fa già parte del tuo passato, avete trascorso dei bei momenti insieme, e lo vedo distante da te, vedi, guarda qui anche il cavaliere. In questo momento è possibile che non vi stiate vedendo, con questo eremita. Qua c'è una distanza e un qualcosa che lo preoccupa, un'ansia con rispetto alla vostra situazione. Forse proprio perché non vi state vedendo, questa cosa lo fa preoccupare. Qua c'è una sofferenza al cuore. È una persona che ti ama. Abbiamo qua il re di coppe, però proprio per delle difficoltà che ci sono nella vostra relazione, perché qui un qualcosa c'è, lo vedo in ansia, vi vedo in ansia, c'è da prendere un'iniziativa qua. Sì che quando siete insieme ve la passate bene, però qua c'è qualcosa che vediamo, eccola lì. Penso che questo tuo amore non sia libero o viceversa non lo sei tu. Qui ci sono delle persone che si intromettono e la vostra potrebbe essere una relazione nascosta con una distanza anche. Forse vivete in 2 città diverse o c'è distanza in questo momento, però la vedo una relazione nascosta. Qua ci sono altre persone, probabilmente lui ha già una famiglia e tu anche. Questo è un interattivo, vale per tante persone, va un po' contestualizzato, però io qua ci vedo con questo carro una distanza. E quali sono le sue intenzioni? Qua le sue intenzioni sarebbero, quello che c'è nella sua testa è cambiare questo ciclo, un cambio di ciclo con questo 10 di spade, accorciare le distanze con questo carro. Io qua ci vedo una gran bella passione fra voi due che viene vissuta proprio in maniera, con questo 4 di bastoni, che sapete che io quando esce dico che simboleggia l'anima gemella o la fiamma gemella, viene vissuta in maniera molto intensa, c'è un bel feeling fra voi due, ci vedo anche dell'amore. Non è una relazione ufficiale, non lo è, però molto intensa. Penso che il problema possa essere la distanza e probabilmente una famiglia, incluso dei figli. E nella sua testa ci vedo anche una piccola preoccupazione dal punto di vista lavorativo, come se volesse cambiare lavoro. È un qualcuno che sa fare qualsiasi cosa con questa carta del mago, è molto abile in quello che fa. Forse vuole migliorare quello che è la sua posizione lavorativa e ci riesce, e allo stesso tempo vuole portare avanti anche questo discorso con te, cercando il modo, con questa giustizia, di accorciare le distanze, perché questa è una persona che ti ama, ti vuole bene, ed è come se tu fossi un po' il suo punto di riferimento, forse lo aiuti in un qualcosa o lo consigli e però qua ci vedo altre persone, una famiglia, un contesto comunque verso il quale lui ha una responsabilità. E questo era quello che c'è nella testa e nel cuore del tuo amore. Vedo comunicazione fra voi due, vi scrivete, vi sentite, vi parlate, ma in questo momento vi vedo distanti.
E questo cambio di ciclo con un cavaliere di denari potrebbe tardare ad arrivare. Il cavaliere di denari è lento, infinito. E questa cosa ci crea ansia. Questo è quello che mi hanno fatto vedere nella testa e nel cuore del tuo amore. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con questi arcani maggiori, un sì o un no. Pensa alla domanda e vediamo. Il mondo, il sole e il giudizio. Beh, la risposta è in assoluto un sì. Con rispetto alla domanda che tu hai fatto, qui secondo me stai aspettando di ricevere delle notizie, un qualcosa di scritto, una conferma, perché mondo e giudizio mi fanno pensare questo. Comunque è un sì, riceverai queste notizie che aspetti e saranno molto positive per te. Ma con questo carro, questo mondo, perché ricollegandoci a quello che abbiamo visto prima, mi viene anche da dirti che non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi. E con questo amore penso che non vi fermerete. E nel tempo probabilmente si riesca ad andare a cambiare questo ciclo, perché a mio avviso il cavaliere di denari è una persona del quale ti puoi fidare. Infinito. Adelante. Quarzo rosa, suerte per te. Andiamo a vedere la testa e il cuore del tuo amore. Prima però vado a darti 4 numeri che possono ricordartelo, magari una data, il numero di telefono, o li vedi ripetersi spesso, possono anche essere numeri fortunati. 23, 44, 83 e 45. 23, 44, 83 e 45. E questa è un po' la carta del dispiacere, Un po' di ansia, un po' di tristezza. Come mai sei triste, quarzo rosa? Vediamo, questo amore. Carta dell'amicizia qua. Questo amore è di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potrebbe anche essere un segno di terra, un toro capricorno vergine o avere l'ascendente in uno di questi segni. Per me questo amore fa parte di un gruppo di amici, avete delle amicizie in comune, ve la passate bene, ci vedo tanto forte l'amicizia qua, è un amico, è un qualcuno che in questo momento ha tante cose per la testa, tante possibilità, tante opportunità. È una persona un po' materialista. Ecco, vedi. Secondo me qui è un qualcuno che ha dei problemi dal punto di vista economico o sta cercando di realizzarsi lavorativamente parlando e questa cosa non lo rende libero, è come se lui non vedesse la via d'uscita. È una persona molto materialista, attaccata a quello che è quest'idea che può avere di successo, di riuscire a fare una determinata cosa. Pensa tanto a se stesso, E con rispetto a te, io qua ci vedo un buon amico, un qualcuno che tu stai idealizzando molto, con questa carta delle stelle, però questa persona è come se in questo momento non sapesse. Quello che vuole fare della sua vita è un 50 e 50 e il discorso magari più sentimentale lo mette in secondo piano,
Passione sì, tra voi due, io ce la vedo, possono esserci degli incontri passionali, attrazione, gli piaci, ma io non lo idealizzerei per una relazione, non idealizzare troppo questa persona, perché sappi che è un qualcuno che si sta vivendo una situazione probabilmente poco felice, che riguarda la sua realizzazione lavorativa, o non è contento del lavoro che fa, o non ce l'ha, o può avere delle difficoltà economiche, e quindi tendenzialmente il suo pensiero è lì. Io ci vedo un buon amico e comunque un qualcuno che potrebbe essere emotivamente non libero con questo 5 di coppe, c'è un qualcosa che non ha ancora completamente metabolizzato e non ha lasciato andare nel suo passato. Gli piaci, ti trova attraente, c'è questa attrazione, ma è un qualcuno che comunque si concede anche altre opportunità. Ci sono tante cose nella sua testa e nel suo cuore io ci vedo un'attrazione per te, attrazione e passione. Deve ancora decidere cosa vuole fare della sua vita, ed è un qualcuno che probabilmente dice anche qualche piccola bugia talvolta, le chiamano bugie bianche, ma proprio perché non sa neanche lui cosa vuole e quello che vuole fare. Questo c'è nella testa e nel cuore del tuo amore. Divertitevi, perché anche la passione fondamentalmente è una forma d'amore. Perché no? Quarzo rosa. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta con questo mazzo di arcani maggiori, un sì o un no. Per il quarzo rosa. Vediamo. Per il quarzo rosa. Le stelle, guarda, era già uscita lì, la papessa e il giudizio. La risposta con rispetto alla domanda che hai fatto è un sì. Qui ti stanno dicendo che riceverai delle notizie da un qualcuno, o comunque ti verrà concesso un aiuto, o può esserci il ritorno di una persona anche dal passato, qualcuno che si fa risentire dopo tanto tempo, un qualcuno al quale tu pensi, e notizie, novità, sì. Stessa cosa vale per un'altra domanda, se stai aspettando di ricevere, a seconda di quello che sono le tue aspettative, questa è una carta di aspettative, è un sì. Quindi gli arcani maggiori ti hanno detto questo, E stavo pensando se riesco ancora a dirti qualcosa. Vediamo un po' qui con questa carta delle stelle. Dicono che sognare, dopo tutto, è anche una forma di pianificazione. E tu sei un qualcuno che sogna molto, Quarzo rosa. Adelante con questi sogni, quarzo rosa. E con oggi abbiamo finito e vi ringrazio per avermi seguita. Vi auguro buone ferie per chi è in ferie e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!